storia della musica moderna cinese è una storia a sé e non può essere minimamente paragonata a quanto avvenuto negli stessi anni in Europa o negli Stati Uniti. Se parliamo di rock, parliamo degli anni 60, parliamo di band come Beatles, Rolling Stones e Beach Boys e parliamo di quanto queste band ruppero in brevissimo tempo i propri confini geografici e divennero importantissime a livello sociale. Ma in Cina no, si parlava addirittura di musica gialla, quindi di musica pornografica, proprio per designare un tipo di musica che era assolutamente vietata. Era accettata ovviamente solo il Tong Sui Yue, ovvero la music for the masses, la musica filo diffusa tra le città, musica ovviamente di partito. Ma parliamo di rock, quindi parliamo di una grande storia e ogni grande storia per iniziare ha bisogno di un pioniere e il nostro pioniere in questo caso è il figlio di Lin Biao, il braccio destro di Mao Zedong, Lin Liguo. Lin Liguo, morto tra l'altro giovanissimo in maniera tragica, e da giovane si narra che avesse accesso proprio per la sua posizione apicale a letteratura straniera, quindi statunitense, europea, e come anche di musica, e che suonasse anche la chitarra e suonasse ad esempio i Beatles, fosse un appassionato di Beatles, quindi immaginatevi, pazzesco per l'epoca. Questa figura però sembra quasi più un viatico per l'introduzione poi del rock in Cina, che ebbe un suo padre e ancora è riconosciuto come suo padre, Sui Jian, un musicista di Pechino nato nel 1961, è stato il primo, questo è il suo grande merito, a portare al grande pubblico qualcosa di veramente nuovo, il primo musicista a fare una cosa del genere in Cina. E insieme a altri 6 musicisti fondò nel 1984 la Ban Yue Dui, quindi la 7-player band, tradotto in inglese, e in quei 3 anni, 83, 84, 85, addirittura lui sforna praticamente 3 album, il Lanzgue, oltre alla già citata 7-player band col disco omonimo, la Lanzgue, appunto il figlio prodigo, e nell'85 Review. Quindi 3 album che cambiano per sempre ovviamente la storia della musica cinese. Ma perché? Quale fu il suo grande merito? Ovvero il suo grande merito fu quello di unire 2 elementi fondamentali. Il primo, mai visto, la rielaborazione di musica che veniva dagli Stati Uniti, insomma dall'Europa, quindi Buffalo Springfield, tantissimo Simon & Garfunkel, Cat Stevens, George Harrison, e unirla a il famoso vento del nord-ovest, quindi il Xi Bai Fan, quindi un tipo di musica presente già in Cina che proveniva dal folk, quindi da una musica ben conosciuta al popolo cinese e al Partito Comunista, ma che aveva già figlia degli anni 80 e aveva già una forma canzone leggermente più pop. L'unione di questi 2 elementi fu la nascita dello Yaoguan, così è chiamato il rock cinese, la nascita appunto del rock cinese. Sui Jian divenne famoso poi per una canzone in particolare, Yu So Yo, Nothing to My Name, una canzone che parlava di amore, parlava di sessualità, parlava di critica all'individualismo. Album seguente fu Rock and Roll della nuova lunga marcia, quindi un titolo fortemente d'impatto ed evocativo, e quando durante il tour arrivava il momento di cantare Yu So Yo, appunto Nothing to My Name, lui si presentava con una benda rossa sugli occhi ad indicare proprio la protesta contro quanto accaduto.
Cosa che molti non sanno è che esiste un filo che lega Zhuge Jin anche al nostro paese. Infatti nel 2013 gli è stata attribuita una targa Tenco come miglior operatore culturale insieme a Garland Jeffries, artista portoricano e newyorkese, altro grande simbolo contro le discriminazioni e la lotta al razzismo. Questa è in una pillola la storia, la genesi del rock cinese.